La dichiarazione di Hazal Sabaisai su Bradley Cooper ha acceso il chiacchiericcio più caldo della settimana. Solo un ringraziamento, o qualcosa di più? Benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di entrare nel vivo, se vi piacciono le storie che svelano ciò che gli altri non dicono, iscrivetevi e sostenete il canale. Qui le verità sussurrate trovano sempre un microfono. Oggi vi porto un racconto che attraversa oceani, che lega Hollywood alle soap turche e rimette al centro una coppia che il pubblico continua ad amare, Erkan Merik e Azal Suba. Un aneddoto nato in un podcast internazionale si è trasformato in un'onda che ha raggiunto i tappeti rossi di Istanbul. E sì, in mezzo c'è proprio Bradley Cooper, una madre con gusti decisi e un omaggio inaspettato alle trame che hanno incollato milioni di spettatori allo schermo. Tutto è cominciato quando Bradley Cooper è stato ospite di The Joe Rogan Experience. Tra carriera, famiglia e confidenze, ecco il passaggio che nessuno si aspettava, le serie turche. Cooper ha raccontato che non è lui ad averci preso gusto, ma sua madre, Gloria Campano. Di origini italiane e con un debole dichiarato per le storie intense, Gloria ha trasformato il salotto di casa in un piccolo cinema per maratone in turco con sottotitoli. E non si tratta di curiosità passeggera. C'è una serie che per lei è diventata un'abitudine affettuosa, quasi un rituale. Avete indovinato? ADN Senkoe. Proprio quella che ha consacrato la chimica di Erkan Merik e Azal Suba, trasformando le loro scene in un alfabeto emotivo che i fan continuano a citare a distanza di anni. Bradley Cooper ha spiegato che sua madre ha rivisto più volte gli episodi, preferibilmente in lingua originale, e ogni volta si emoziona come fosse la prima. Ma il dettaglio che ha fatto esplodere le condivisioni? Le parole usate da Gloria per definire i protagonisti. Secondo il racconto di Bradley, sua madre indica Erkan Merik come il miglior attore del mondo. Sì, così, senza mezze misure. E quando sullo schermo appare Azal Suba, la sua reazione è una specie di sorriso che si sente anche senza vederlo. Mi piace molto quella donna. 2 frasi, 1 milione di interpretazioni. È semplice affetto di una spettatrice oppure riconoscimento della verità scenica di una coppia che la telecamera non riesce mai a smentire? Tra una risata e l'altra, Cooper ha anche scherzato su uno dei tratti distintivi delle produzioni turche, quelle lunghe inquadrature negli occhi, sospese tra respiro e destino. Entro in salotto e si stanno fissando. Prendo un caffè e si stanno ancora fissando. Pensi che lo schermo sia bloccato, invece no, è una serie turca. Una battuta che i social hanno adottato con orgoglio, perché quelle sospensioni sono il segreto della tensione emotiva che ha fatto scuola. E in ADN Senkoe, quelle pause tra sguardi sono diventate il ponte invisibile tra il non detto e il tutto detto, tra la ferita e la cura, tra lui e lei. Ma il punto di svolta è arrivato quando, dopo giorni di meme, commenti e tag, le telecamere si sono rivolte a Azal Suba. Sul tappeto rosso di una cerimonia di premiazione, con i flash che disegnavano un confine luminoso attorno al suo sorriso, le è stata riportata la frase di Bradley Cooper. Azal, fedele alla sua eleganza pacata, ha scelto la misura delle parole che non dimentichi. Prima di tutto, vorrei ringraziare sua madre attraverso lui. È davvero una cosa bellissima. Poche parole, nessun eccesso. Un modo di restituire l'affetto senza trasformarlo in proclama. Poi, con quella sincerità che la rende riconoscibile anche nelle interviste più brevi, ha aggiunto che la cosa l'ha sorpresa e l'ha resa felice. Un ringraziamento, dunque. Ma è tutto qui? Perché dietro un grazie può nascondersi un cambiamento di rotta. Gli addetti ai lavori già bisbigliano. Quando un nome come Bradley Cooper porta il tuo volto in una conversazione globale, i telefoni iniziano a suonare. Il passaparola prende forma. Un manager chiama un altro manager. Una piattaforma digitale chiede una disponibilità. Gli occhi si alzano dall'Europa all'America. Non è un copione, è il gioco dell'attenzione. E nel mezzo c'è la coppia che ha fatto di una storia d'amore uno specchio in cui tanti si sono riconosciuti, Erkan Merik e Azal Suba. La loro alchimia non è mai stata soltanto una fiamma da set. Era una lingua comune, un codice fatto di pause giuste,
di gesti trattenuti e di quel modo di guardarsi che ha convinto anche chi non capiva una parola di turco. Proprio su questo, le parole di Bradley Cooper hanno pescato in acque profonde. Quando racconta di entrare nella stanza e trovarli a fissarsi, non sta solo scherzando. Sta descrivendo un modo di raccontare l'amore che non ha bisogno di effetti speciali, perché utilizza il tempo come alleato. ADN Senkoi ha fatto di questo ritmo la sua firma, e la madre di Cooper lo ha capito benissimo. Le maratone in turco con sottotitoli non sono un dettaglio folcloristico, sono la prova che quando l'emozione è autentica, la lingua non è un ostacolo, ma un invito. Ovviamente, appena la frase «il miglior attore del mondo» riferita a Erkan Meric ha cominciato a rimbalzare ovunque, i fan hanno celebrato come si celebra un gol al 90°. I video con le scene più amate hanno ripreso a circolare come se la serie fosse in onda adesso, e in ogni montaggio c'era quello sguardo di Erkan che cambia di 1 millimetro e dice tutto. Accanto, le clip con Azal Suba hanno ricordato quanto la sua presenza scenica sappia tenere insieme grazia e decisione, tenerezza e forza. Non è un caso se proprio Gloria Campano abbia sintetizzato con poche parole il sentimento di tanti: mi piace molto quella donna. È il tipo di apprezzamento che non parla solo di bellezza, ma di un magnetismo che attraversa il vetro. E poi c'è la domanda che tutti si stanno facendo: quella risposta composta di Azal era soltanto un atto di buona educazione o la premessa di un passo ulteriore verso progetti internazionali? Le voci di corridoio dicono che alcuni produttori stranieri abbiano preso nota. Non stupisce. Negli ultimi anni, le serie turche hanno ampliato la loro mappa sentimentale fino a toccare territori che prima sembravano lontani, dall'America Latina al Medio Oriente, dall'Europa all'America del Nord. La verità è che la grammatica dell'emozione non ha confini quando è credibile. E l'effetto Azal Suba ed Erkan Meric è proprio questo, una credibilità che diventa compagnia per lo spettatore. Nel frattempo, il nome di Erkan è finito al centro di un'altra ondata. L'etichetta scherzosa ma icastica di «favorito della famiglia Cooper». Una battuta nata sui social, figlia di quel «il miglior attore del mondo» che ha fatto scattare un orgoglio collettivo. Non si tratta di classifiche, ma di percezioni. E la percezione, quando viene amplificata da un nome che riempie i cinema, si trasforma in possibilità. A Hollywood lo sanno bene. A Istanbul anche. È interessante notare come questa storia abbia riaperto un dibattito più grande. Il peso crescente delle serie turche nel dialogo culturale globale. Una scena di sguardi, un abbraccio trattenuto, un silenzio che dura 2 battute in più, possono davvero varcare l'oceano? La risposta è in quelle serate in cui Gloria Campano sceglie di rivedere un episodio, come si rilegge una pagina preferita. E nella leggerezza con cui Bradley Cooper ha trasformato un momento domestico in un racconto virale. Lui scherza, ma tra le righe sta dicendo che l'immaginario creato da ADN Senkoi ha trovato un posto a tavola nella casa di una famiglia americana. Come si posiziona, in tutto questo, Azal Suba? Con la compostezza di chi sa che la popolarità ha senso se diventa lavoro. La sua risposta, così gentile e breve, è il contrario dell'esibizione, è una bussola. Non cavalca l'onda gridando, la governa respirando. Ringrazia, accenna alla sorpresa, lascia che sia il resto del mondo a trarre conclusioni. E quel modo di stare in scena, anche quando la scena è un'intervista di pochi secondi, è forse il codice che convince chi cerca volti capaci di parlare a pubblici diversi. Nel frattempo, Erkan Meric continua a essere evocato ogni volta che si parla di intesa narrativa. Il loro rapporto in ADN Senkoi è diventato una specie di esempio didattico. Come si costruisce un sentimento in cui il pubblico possa specchiarsi, come si dosano le distanze, come si lascia che il tempo lavori senza fretta. Per questo, quando Bradley Cooper fa la battuta sul tornare dopo aver preparato il caffè e trovarli ancora lì, immobili e pieni di cose non dette, tutti ridono e poi annuiscono. Perché sanno che quelle pause sono il punto esatto in cui il cuore degli spettatori comincia a battere più forte. E veniamo alle conseguenze pratiche. Le colonne del gossip parlano di riunioni fatte e disfatte, di telefonate oltreoceano, di sceneggiature inviate con discrezione. Nulla di ufficiale, per ora.
Ma c'è una verità che non ha bisogno di comunicati stampa. Quando un attore hollywoodiano pronuncia il tuo nome e lo associa a un sentimento sincero, la tua mappa professionale cambia. E cambia anche il modo in cui i media ti guardano. La domanda «vedremo Azal Suba in un progetto internazionale?» non è più ipotetica. È il rumore di fondo di queste settimane. Sullo sfondo, resta un dato che nessuno può ignorare. Le serie turche hanno smesso da tempo di essere un fenomeno local. ADN Senkoy è un caso emblematico, e la traiettoria di Erkan Merik e Azal Suba lo conferma. Le piattaforme cercano storie capaci di creare abitudine emotiva, e l'abitudine nasce quando la scrittura e l'interpretazione si incastrano. Qui, l'incastro è stato così forte da generare affezione a lungo termine. E quella affezione, oggi, ha un nuovo testimonial inatteso, Bradley Cooper, con il sorriso complice di Gloria Campano. C'è, infine, un dettaglio che rende tutto più interessante. La frase di Azal non è solo educazione, è una dichiarazione di stile. Evita il clamore, non banalizza la sorpresa, lascia che la gratitudine parli da sola. È il profilo basso che fa rumore, il metodo di una vera star. E in quel metodo, accanto, c'è la certezza di un partner scenico come Erkan capace di reggere lo sguardo, di restituire ritmo, di dire senza parlare. È la somma che rende credibile l'ipotesi che questa storia non finisca qui. Allora, eccoci al punto. Queste parole sono state solo una chiacchiera sincera in un podcast, o l'inizio di una porta che si apre? Le prossime settimane lo diranno. Intanto, una cosa è chiara. Da Los Angeles a Istanbul, da The Joe Rogan Experience ai set turchi, il filo che unisce Erkan Merik e Azal Suba al pubblico globale non si è mai spezzato. Anzi, oggi brilla di una luce nuova. Racconta che la chimica si vede, si sente e, soprattutto, resiste. Racconta che il modo in cui due occhi si cercano può valere quanto 1000 effetti speciali. Racconta che quando una madre dice «mi piace molto quella donna» e «il miglior attore del mondo», forse sta soltanto chiamando per nome qualcosa che milioni di spettatori sanno da tempo. Voi che ne pensate? Credete che il grazie di Azal Suba sia il capitolo finale o l'incipit di un nuovo viaggio internazionale? Rivedremo presto Erkan Merik e Azal insieme in un progetto che parli anche a chi non ha mai visto una serie turca? E qual è, secondo voi, il segreto che rende ADN Senkoy ancora oggi una bussola emotiva per chi cerca una storia d'amore credibile? Scrivetelo nei commenti, questa storia cresce con le vostre voci. Mettete like al video, iscrivetevi a Turkey News Magazine e attivate le notifiche. Perché ciò che si bisbiglia dietro le quinte non finisce mai, e noi continueremo a raccontarvi proprio quello che gli altri non dicono. Alla prossima!